Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Oggi abbiamo finalmente tra le mani il nuovissimo iPhone 16 Pro. Un dispositivo che, secondo Apple, ridefinisce il concetto di Pro. Ma è davvero così? Beh, sarà il mio nuovo strumento di lavoro, quindi restate con me per scoprirlo fino in fondo. C'è davvero tantissimo di cui parlare. Ve lo dico subito, non è solo questione di estetica o potenza, qui si parla di sostanza, soprattutto per chi, come me, utilizza lo smartphone a livello professionale per foto, video, creazione di contenuti e lavoro a 360 gradi. Partiamo dal design. L'iPhone 16 Pro mantiene il titanio come materiale principale, lo stesso già visto sul 15 Pro, e devo dire che il titanio naturale è sempre la mia scelta preferita. Il frame è leggero, elegante e robusto. Conferisce al dispositivo quel tocco premium che ti aspetti da un prodotto di fascia alta come questo. Negli ultimi anni abbiamo sempre visto le dimensioni crescere. Vediamo cosa ci ha riservato Apple questa volta. È leggermente più grande del modello precedente, si passa da un display da 6.1 pollici a 6.3 pollici, ma la differenza è minima, quasi impercettibile. A fronte di queste dimensioni, mantiene un'ergonomia davvero buona grazie ai bordi più squadrati. È comodo da tenere in mano, ma chi preferisce dimensioni più compatte potrebbe trovare il Pro Max un po' ingombrante. E non posso non parlare del pulsante azione personalizzabile. Avevo i miei dubbi all'inizio, lo ammetto, ma si sta rivelando utile per l'accesso rapido alla fotocamera, anche se non è esente da critiche, ma ne parleremo più tardi. Eccoci al display. 6.3 pollici OLED con refresh rate a 120 Hz, 2000 nits di picco luminoso. Vi posso dire che in termini di fluidità e definizione siamo al top. Guardate qui, colori brillanti, contrasti perfetti. Anche sotto la luce diretta del sole si vede benissimo. Per chi lavora con la creazione di contenuti o semplicemente si gode film e serie TV in mobilità, questo schermo è una bomba. Rispetto all'iPhone 16 standard, qui abbiamo davvero il massimo. I 120 Hz fanno una differenza tangibile in ogni interazione. Scrollare, navigare, giocare, tutto è estremamente fluido. E adesso la parte che mi entusiasma di più: le prestazioni. Sotto il cofano abbiamo il nuovo processore A118 Pro a 3 nanometri, ed è qui che l'iPhone 16 Pro fa davvero la differenza per i professionisti. Ho eseguito il rendering di un video in 4K a 60 frame per second con un filtro pesante applicato, e indovinate? Nessun lag, nessun problema di elaborazione. Rispetto al 15 Pro, il 16 Pro è il 30% più veloce in queste operazioni pesanti, e la differenza si sente come. Soprattutto per chi, come me, lavora ogni giorno con video e immagini pesanti, risparmiare anche solo un paio di minuti nell'exporting può fare la differenza. Ah, e un'altra cosa importante: scalda meno del 15 Pro. Certo, in fase di rendering intenso, qualche grado lo guadagna, ma è decisamente più gestibile. Arriviamo al pezzo forte, il comparto fotografico. Sì ragazzi, qui Apple ha davvero fatto un lavoro incredibile. La fotocamera principale è da 48 megapixel e le immagini parlano da sole. La grande novità è che la fotocamera grandangolare è stata migliorata significativamente e si vede anche nei video in condizioni di scarsa illuminazione. Anche la camera zoom, pur rimanendo a 12 megapixel, regge bene fino a 5 senza perdere troppa qualità. La cosa che mi ha stupito di più? La qualità video in 4K a 120 frame per second. Non solo puoi fare degli slow motion straordinari, ma anche l'audio che viene catturato è migliorato, grazie ai 4 microfoni integrati. E poi il mix audio intelligente che Apple ha integrato è semplicemente geniale. Elimina i rumori di fondo e bilancia perfettamente le voci. Ideale per chi crea contenuti video. Ho testato questa funzione in una situazione rumorosa e il risultato è stato sorprendente. È come avere un microfono professionale sempre con te. Passiamo all'autonomia. Devo dire che mi aspettavo un leggero miglioramento rispetto al 15 Pro, ma qui le differenze sono minime. Con un utilizzo medio intenso, arrivo a fine giornata con circa 15% di batteria, a seconda di quanto stress metto sul processore e sulla fotocamera. La ricarica è rimasta invariata, 50% in mezz'ora e circa un'ora per arrivare al 100%. Non è il miglior battery phone in circolazione, ma per un professionista può ancora reggere bene la giornata, soprattutto se usato in modo intelligente. E quindi l'iPhone 16 Pro è davvero per tutti? Probabilmente no. Se siete dei creator, dei videomaker o qualcuno che lavora con immagini e video a livello professionale, è uno strumento di lavoro incredibile. Con il processore A18 Pro, la qualità delle fotocamere e le sue funzionalità, non ci sono dubbi. È il miglior smartphone in circolazione per chi ha bisogno di potenza e qualità. Certo, parliamo di un dispositivo che parte da 1.399 euro, e se lo volete con abbastanza memoria per davvero lavorare, come i 512 GB, il prezzo sale. Ma come dico sempre, per chi ne fa un utilizzo professionale è un investimento che ripaga.
Se invece volete solo l'ultimo modello per sfizio o status, forse ci sono altre opzioni più adatte. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi per non perdervi la prossima recensione. Ciao ragazzi, alla prossima!